Buonasera amici, ben trovati ad un altro appuntamento con Storie di Blues. Questa puntata è particolare perché da oggi lanciamo l'hashtag per poter commentare Storie di Blues su tutti i social, quindi l'hashtag sarà SDB. Con queste tre lettere, questa sorta di acronimo, noi potremmo chiaramente commentare tutto il discorso di Storia di Blues su tutti i social network. Se non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, è importante per far crescere il trade del canale, proprio per far vedere a più persone possibili le nostre storie di blues, e se avete qualche idea su altri personaggi fatelo tranquillamente scrivendo sotto nei commenti, mettendo un like e gentilmente se potete anche condividere questo piccolo elaborato di divulgazione musicale. Oggi parliamo di Steve Ray Vaughan, una delle chitarre moderne legate al blues tra le più importanti. Il mio ricordo con Steve Ray Vaughan sia soprattutto per quella tragica notizia che arrivò in Italia il 28 agosto del 1990, anche se il fatto successe il lunedì sera, il 27 di agosto del 90. E noi abbiamo avuto questa notizia dal televideo, perché ancora in radio all'epoca non avevamo internet, perché la tecnologia internet non esisteva, avevamo solo esclusivamente il televideo per vedere le news che arrivavano dalle agenzie di stampa, e arrivò la notizia che ci raggelò, perché proprio conducevo in quel periodo Rock Age, che era un programma legato alla musica rock e blues, era proprio il 1990, che poi andò avanti fino al 93, e parlavamo molto spesso di artisti come Steve Ray Vaughan, tanto è vero che nel 1989 uscì l'album In Step di Steve Ray Vaughan, che chiudeva il disco. L'ultimo brano della seconda facciata era Riviera Paradise, che era un pezzo fantastico strumentale di circa 9 minuti, uno dei più bei pezzi secondo me legati al genere rock blues, perché chiaramente non era solamente blues, era anche molto rock quel brano, molto lento, e faceva capire proprio definitivamente la tecnica chitarristica di Steve Ray Vaughan, una delle rare chitarre texane moderne importanti, magari come quelle degli ZZ Top, che facevano comunque un genere molto vicino al blues, perché anche loro subivano l'influenza di personaggi come lo stesso Muddy Waters, come fece poi anche lo stesso Steve Ray Vaughan, che si rifaceva molto da Albert King, e quindi ha tutti questi personaggi fondamentali del blues elettrico. Steve Ray Vaughan ebbe questo gravissimo incidente dove perse la vita lui e 3 persone dello staff di Eric Clapton. La situazione brutta, tremenda, sfortunata era che si trovavano ad un concerto nel Wisconsin, c'erano diverse band che si esibivano, tra cui Steve Ray Vaughan e tra cui anche Eric Clapton con la sua band. Lui, stanco, voleva tornare in anticipo a Chicago e chiese a Clapton di lasciargli il posto sull'elicottero per tornare prima a Chicago, e questa coincidenza diventò fatale, perché poi l'elicottero con a bordo Steve Ray Vaughan e 3 membri dello staff di Eric Clapton si schiantò contro una collina a causa della nebbia. Fino al giorno dopo non si seppe nulla. Al mattino arrivarono i soccorsi, trovarono i rottami, trovarono i cadaveri. Poi da lì chiaramente la notizia arrivò in tutto il mondo e Steve Ray Vaughan terminava così la sua pur breve esistenza, dato che era un classe 1954, era nato proprio a Dallas in Texas, e tra i cieli del Wisconsin e quelli del Michigan perse la vita proprio il 27 di agosto del 1990. Steve Ray Vaughan è fondamentale per quello che riguarda la sua produzione musicale, perché è stato un personaggio che ha cambiato tra band e nomi di band 4 o 5 addirittura situazioni, e questa è una cosa particolare, perché poi tante volte le band che lui cambiava erano composte dagli stessi musicisti e magari ne vennero inserito magari 1 o 2. Lui inizia comunque nel lontano 1971 con Cast of Thousand, che poi nel 73 va a far parte di un'altra band che si chiama Nightcrawlers, poi i Cobras nel 75, e poi nel 77 arrivano ancora i Triple Threat Review, e poi cambiano definitivamente per fortuna nome in Double Trouble, dove suonava insieme a Steve Ray Vaughan anche il fratello. Nel 1982 c'è la svolta, quella fondamentale dal punto di vista della produzione discografica e della fama, perlomeno a quel punto nell'ambito statunitense, di Steve Ray Vaughan. Perché 1982? Perché proprio in quell'anno fu invitato a Montreux Jazz Festival su proposta di Mick Jagger dei Rolling Stones, il quale diceva che questo artista secondo lui era molto importante, suonava bene, aveva uno stile giusto e meritava di arrivare a suonare al Montreux Jazz Festival. Al Montreux Jazz Festival però venne fischiato,
E questa è una situazione abbastanza stramba. Come puoi fischiare Stevie Ray Vaughan? Perché molto probabilmente il pubblico, essendo un pubblico legato al jazz, il blues elettrificato, soprattutto quello texano, che era un blues molto pieno di fraseggi più vicini al rock, molti suoni sporchi, non c'era la chitarra pulita, tant'è vero che Stevie Ray Vaughan utilizzava un tipo di corda particolare, e dal 013 in poi il micantino 013 significa che è un micantino abbastanza erto, arrivato addirittura a 017 per un micantino, e lui accordava addirittura la chitarra un quarto di tono sotto o mezzo tono sotto, addirittura facendo scordare tutti gli altri musicisti per avere quella sonorità più morbida, dato che utilizzava grandi corde. Ogni tanto utilizzava della colla militare per i polpastrelli, perché rischiava anche di ferirseli, perché erano appunto molto erte le corde. Quindi tutta una serie di tematiche molto particolari, che stava lì a parlare del suo stile chitarristico. La cosa interessante era però che, nonostante i fischi, l'esibizione piacque moltissimo a un tale David Bowie, che era tra il pubblico, e lo scritturò per l'incisione del disco Let's Dance, che era proprio un disco importante di Bowie, del 1983. Altra cosa molto interessante era che David Bowie voleva Stevie Ray Vaughan anche per il suo tour mondiale legato al disco Let's Dance. Poi, per una serie di situazioni, questa cosa non andò mai in porto, e Stevie Ray Vaughan chiaramente era più improntato, oltre che a fare il turnista, a svolgere la sua attività musicale con i Double Trouble, che era proprio la sua band. Pubblica 6 dischi, di cui uno postumo e uno dal vivo, quindi in totale erano 4 dischi in studio, più un live, più un altro disco, quindi totale 6 produzioni musicali, tra quali ricordiamo la prima, la più importante, il disco forse che ha girato più in assoluto, che è Texas Flood, che c'è proprio la sua base musicale, quello è il vero Stevie Ray Vaughan. Poi ci sono altri album molto importanti, da Soul to Soul, che è un bel disco che è uscito un paio d'anni dopo, e poi il mio preferito, che è dell'89, che è appunto di cui parlavo prima, che è In Step, dove lui sta in ginocchio con il poncio, il cappello, dove non fa vedere gli occhi. Queste produzioni hanno portato un vento nuovo dal punto di vista del blues, perché chiaramente, come dicevo prima, il fraseggio musicale di Stevie Ray Vaughan è molto molto differente, molto aggressivo, a differenza di quello più morbido magari di altri bluesmen, perché c'è un'influenza differente. Un po' come dicevo prima, non mi va di accomunare un musicista ad un altro, però secondo me la tecnica chitarristica presente nelle band tipo gli ZZ Top, che anche loro sono texani, è molto simile a quella di Stevie Ray Vaughan, proprio perché in quella zona già dagli anni 20 agli anni 30 si utilizzava una tecnica di fare musica, un modo di suonare la chitarra che era diversa da quella del Delta, era diversa da quella di Chicago, perché appunto era il blues texano. Si è evoluto dagli anni 20 agli anni 30 fino agli anni 80, agli anni 90, con altre tematiche importanti, quindi dal punto di vista della genuinità ce n'è molta, perché? Perché non è semplicemente il solito discorso dei 3 accordi in settima che vanno suonati in un modo. Uno sporca le note utilizzando 2 note contemporaneamente negli assoli, facendo del blending abbastanza forte, e tante altre cose legate appunto alla chitarra che era di Stevie Ray Vaughan, che era diventata proprio alla fine degli anni 80, poi anche dopo la sua morte è diventato un fenomeno di scuola, proprio uno stile vero e proprio. Se avete notizie da aggiungere, da commentare sotto al video, fatelo tranquillamente, perché tutto serve per far crescere il canale. E io sono Dario Spesani e vi ringrazio per il vostro ascolto, e ci vediamo alla prossima puntata. Buona musica, buon blues, #Storie di Blues SD. Ti ricordo il doppio appuntamento ogni 15 giorni con World Music Lab e Storie di Blues. Il martedì sera dalle 22 Blues on Air Radio Show dal sito radiofm.net, e nel web scopri centinaia di biografie inerenti musicisti e strumenti musicali su dariospesani.it.